Allora, quindi noi abbiamo 3 punti e dati questi 3 punti vogliamo scriverci l'equazione della circonferenza che passa per questi 3 punti. Il risultato sarà questo. Allora, che cosa ci serve a noi? Dobbiamo chiaramente andare a considerare l'equazione generica di tutta una possibile circonferenza. Quindi stiamo parlando dell'equazione, diciamo noi, x quadro più y quadro più ax più by più c uguale a 0. E quindi noi dobbiamo andare a sfruttare questa generica equazione qua e andare a imporre il passaggio per questi 3 punti. Ad esempio, partendo dal punto A, dobbiamo sostituire meno 2 per quanto riguarda le x e 0 per quanto riguarda le y. Quindi qui avremo 4, perché il quadrato di meno 2 è 4, poi il quadrato di 0 è 0, quindi non lo scrivo. Poi avrei più ax, quindi meno 2a. La y di nuovo viene meno perché è 0 e poi rimane semplicemente la c da sola. Ripeto lo stesso ragionamento per quanto riguarda la b e la c. In questo caso siamo molto fortunati perché la x non c'è in entrambi i casi. Partiamo dalla b. Quindi dobbiamo andare a sostituire semplicemente 1 nella y quadro, quindi fa 1. La x non c'è, quindi la salto di nuovo. Poi viene più b, perché la y fa 1, più c. Ovviamente anche qui uguale a 0. E per finire la c ci dobbiamo mettere il quadrato di meno 1 che è ancora 1. La x la salto di nuovo. Al posto di più by metto meno b perché il valore di y è meno 1. La c è sempre quella, uguale a 0. Ok, quindi finalmente ho tutte le mie equazioni. Andiamo a fare interagire queste 3 equazioni, magari scegliendone 2 per volta. Ad esempio, la b e la c. Che cosa faccio con queste due? Vado ad effettuare una somma tra le due, ottenendo quindi 2 più e meno b si distruggono a vicenda, qui invece avrò più 2c, e il tutto uguale a 0. Quindi se adesso curo soltanto questa equazione qui, che cosa devo fare? Devo portare il 2 dall'altra parte, quindi ottengo 2c uguale a meno 2, divido tutto per 2 e ottengo che c deve essere uguale a meno 1. Quindi abbiamo dimostrato dunque che la nostra c è uguale a meno 1. Ora dobbiamo sfruttare tutto ciò per andare a determinare gli altri valori. Ad esempio, vado a prendere questa equazione qua e siccome la c vale meno 1 e io ho l'equazione 1 più b più c, allora che cosa ottengo? Ottengo 1 più b, mo devo sommare il valore di c che è meno 1 e il tutto uguale a 0. E quindi in questo modo ho dimostrato immediatamente che b deve essere uguale a 0. Ora, avendo a disposizione questi valori, devo andare a dimostrare quanto vale a. Ora, notiamo in realtà che semplicemente conoscendo il valore di c e anche quello di b, possiamo andare già a determinare il tutto grazie alla prima equazione. Perché? Infatti noi abbiamo 4 meno 2a più il valore di c che è meno 1, il tutto uguale a 0. Di conseguenza che cosa abbiamo adesso? Abbiamo 4 meno 1. 4 meno 1 fa 3, però io questo 3 lo devo portare a destra, quindi ottengo meno 2a uguale a meno 3. Quindi portando il 3 a destra cambia il suo segno. Divido tutto per meno 2 e di conseguenza ottengo a uguale a 3 mezzi. Ed ecco quindi che ho trovato l'altro coefficiente. Adesso dobbiamo cercare di capire come mai il nostro risultato è questo. Beh, vado a manipolare il mio risultato e dico che se questa equazione è vera, allora sarà vera anche l'equazione divisa per 2. Quindi qui diventerebbe x al quadrato più y quadro più 3 mezzi x meno 1 uguale a 0. In effetti che cosa notiamo? Che questo 3 mezzi lo abbiamo appena determinato. Poi b abbiamo visto che non c'è proprio, infatti qui manca, e abbiamo anche visto che c è uguale a meno 1.
e quindi siamo riusciti a dimostrare anche questo. Se io adesso voglio scrivere il risultato come lo scrive il libro, allora che cosa faccio? Parto proprio da questa equazione che io mi sono trovato e moltiplico tutto per 2. Quindi questo mi riconduce all'equazione come la tiene scritta il libro. E quindi questo è tutto il mio esercizio.